Ciao a tutti, oggi una ricetta leggera, saporita, buonissima, senza forno. Uno sformato di broccoli in padella, ripieno, filante. Buonissimo. Prepariamolo insieme, iniziamo. Allora occorre un broccolo, il mio pesa circa 480 grammi, e una patata, la mia è grande, di circa 400 grammi. Le verdure naturalmente pulite e lavate, un pizzico di bicarbonato nell'acqua a bollore, un pizzico di sale e mettiamo le verdure. Il bicarbonato, quel pizzichino, servirà per mantenere un po' il colore vivo. Una foglia d'alloro. Lasciamo cuocere per circa 10 minuti o finché diventano morbidi. Li frullo con un mini primer in modo che diventino una crema. Le patate in questo caso aiutano proprio a dare quella cremosità in più. Per far addensare adesso aggiungiamo pan grattato. Io ne ho messo circa 12-13 cucchiai. In totale alla fine ne ho aggiunto 180 grammi circa. Se tu ti accorgi che dovesse necessitarne ancora, aggiungine pure tranquillamente. Regolati in base alla consistenza. Deve essere una consistenza non troppo dura ma neanche troppo morbida. Adesso ti faccio vedere il risultato. Ecco qui, così. Sempre morbido ma consistente. Aggiungo un uovo e 2 cucchiai di formaggio parmigiano, sale e pepe, naturalmente li correggiamo se serve, un altro pizzichino di sale e un po' di pepe, il pepe ci sta bene. E non resta che incorporare il tutto. Ed è pronto. Io la cuocio in padella, quindi occorre una padella da 24-26 cm. Naturalmente puoi farla anche in forno se vuoi, quindi la metti in uno stampo da forno e via. Ma così si evita di accenderlo e si fa prima. Olio, giusto quando ungiamo la base, e metà composto lo spargiamo per tutta la padella. Non potevo non mettere internamente qualcosa, quindi 100 g di prosciutto cotto. Io purtroppo ho il vizio di togliere il grasso, ma è una cosa mia, quindi abbondante. Piatto unico poi alla fine, quindi c'è quello che mettiamo, mangiamo. La parte filante non vogliamo metterla. Formaggio. 100 g di scamorza affumicata, provola, immancabile. E copriamo col resto del composto. Praticamente è una torta, una focaccia, diciamo, di broccoli. Viene proprio come una torta, una bella tortona. Se vuoi farla più sottile, naturalmente puoi farla nella padella più grande, anche da 30 va bene. Lisciamo bene bene e passiamo sul fornello. All'inizio mettiamo un fuoco un po' più forte, dopo 2-3 minuti bassiamo, copriamo e lasciamo andare finché, ecco vedi, si stacca dalle pareti, quindi un 5 minuti a fuoco medio-basso. Quando vediamo che è compatta di sopra, mettiamo un filo d'olio, lo spargiamo in modo che non si attacchi al piatto poi quando lo giriamo.
sarà più facile poi farla scivolare di nuovo. E la giriamo. Ta-dam! Vedi? Bellissima già. E la facciamo scivolare con un filo d'olio, mettiamo di nuovo sotto però, così la cottura sarà più uniforme. E facciamo scivolare piano piano, delicatamente, specialmente l'ultima parte, la facciamo scendere così. E poi aggiustiamo con la spatolina. E facciamo andare per altri 2 o 3 minuti, non di più. Scoperta però. E adesso è pronta, quindi la ricapovolgiamo, però a me piace più dall'altra parte, quindi la ricapovolgo di nuovo. E voilà, come ti dicevo, una bella tortona, una bella focacciona, bella grande, piatto unico. Andiamo al sole. Qui siamo a novembre, ma il sole ancora per fortuna c'è e fa anche caldo. D'altronde il sud è questo. Esterno, come senti, è bello croccantino, si è creata come una patina esterna e l'interno è un tripudio tra morbidezza del broccolo e filante del formaggio, saporito del prosciutto, insomma c'è tutto. Non serve più niente. Una bella fetta di questa, siamo a posto. Per pranzo ricco di proteine, di verdura, quindi un piatto sano, con quel po' di carboidrato che serve. Beh, non dirmi che non è invitante. Troppo buona. Rifatela, è un ottimo modo di far mangiare verdure di stagione ai bimbi, così camuffati, e poi è buonissimo, veramente. Non sentirete neanche l'odore tipico del broccolo, niente. Ciao ciao, alla prossima e grazie per essere arrivati a fine video. Un bacione.